Queste scarpine sono appartenute ai miei figli, le ha indossate prima il mio primogenito e poi la sorellina. E quando le ho comprate mi davano una grande gioia, facevano tenerezza e mi piacevano molto. Sono molto importanti perché rappresentano i primi passi mossi nel mondo dei miei figli. I miei figli sono il centro attorno al quale ruota tutta la mia vita. La mia vita è una vita semplice, facile, in piano, da sempre. Ho una famiglia di origine straordinaria, i miei studi mi hanno sempre appassionato, così come il mio lavoro. Ho trovato subito il grande amore della mia vita che ancora mi accompagna e desideravo tanto diventare mamma. E così è stato. E i miei figli, quando li ho voluti, sono arrivati. Sembrava quasi che nella mia vita, nella prima parte della mia vita, bastasse esprimere un desiderio e questo desiderio si avverava. Però vivevo anche una sensazione molto strana. A volte mi prendeva uno stato d'ansia, la paura che ad un certo punto qualcosa potesse andare storto. E quindi io ho impiegato parte della mia vita ad impegnarmi con grande fatica, con sforzo, perché tutto fosse a posto, tutto fosse sempre in ordine. Mio figlio è sempre stato straordinario, è amato e apprezzato sempre da tutti. Per me è motivo di grande orgoglio perché sempre superava tutte le mie aspettative e tutti i miei desideri. Poi durante l'adolescenza è cambiato qualcosa, è diventato taciturno, si chiudeva in stanza, non portava più i suoi amici a casa, ci aveva tagliato fuori dalla sua vita. Io e suo papà non ce ne siamo preoccupati più di tanto. In fondo non c'erano altri segnali di pericolo e l'adolescenza è difficile per tutti. Ma un giorno il suo papà trova un libro sul suo comodino in inglese che raccontava la storia d'amore tra due ragazzi. Me ne parla e nei giorni successivi lui cerca. Nella sua stanza, nella libreria, non trova quel libro, ne trova un altro che custodiva all'interno la storia d'amore e la lettera d'amore del suo ragazzo. E improvvisamente è arrivato il buio, per me e per mio marito. Era come se improvvisamente, in forma imprevista, avessimo perso la facoltà dello stare in piedi, di camminare, anche se in realtà era come se avessimo camminato fino a quel momento nell'ombra senza accorgerci di nulla. La lettera era molto bella, era dolcissima e molto tenera e io ero attraversata da un sentimento strano. Da un lato sentivo il cuore gonfio d'amore per mio figlio, ma nello stesso tempo si era creata come una distanza. Ero preoccupata, no, ero terrorizzata, perché avevo paura che la mia famiglia andasse in frantumi, che tutto l'impegno profuso fino a quel momento si vanificasse. Ma io dovevo tenerli su quei cocci, dovevo tenerli su tutti. Così ho abbracciato mio marito e gli ho ricordato quanto nostro figlio fosse speciale, speciale anche in questo. Ho cominciato una diversa, la mia ma diversa, perché ho cominciato un cammino, un percorso fatto di sofferenza, di gioia,
di voglia di fare, di disperazione, che è durata alcuni mesi. Sono come rinata e sapevo che non era mio figlio ad essere sbagliato, ma ero io quella ad essere sbagliata. E sapevo di dover percorrere della strada e sapevo dove volevo arrivare, ma arrivarci è tutta un'altra cosa. Mi sono messa a studiare e ho divorato libri sulla materia. Fino a quel momento dell'omosessualità non sapevo praticamente nulla. Non conoscevo uomo o donna che lo fosse. Pensavo di non conoscerli. Qualche rimando dal cinema, dalla televisione, ma non era il mio mondo, non mi interessava, non mi apparteneva. Ma adesso sì che faceva parte della mia vita. E in questo cammino mi hanno aiutato tanto mia figlia e mia madre, perché fin da subito i loro occhi hanno visto le cose del mondo come io ancora non riuscivo a fare, perché mi sono ritrovata con un bagaglio pesante sulla schiena, carica di stereotipi, di pregiudizi, di condizionamenti sociali, e tutta questa roba pregiudicava il mio sentire nei confronti di mio figlio. Ma io avevo un desiderio assoluto che era quello di riaccordare la mia anima alla sua. Io adesso non bado più al fatto di avere un figlio gay. Ho un figlio, punto. Anzi, ne ho due. E mi batto tutti i giorni perché abbiano gli stessi diritti. E sinceramente anch'io mi sento più libera. Proprio grazie ai miei figli e alla strada che mi hanno fatto percorrere con le loro scarpette. Se lei non si